Ciao a tutti! Avete presente quando vi chiedono di fare qualcosa di cui non siete molto convinti? Spesso finisce che le cose vengono fatte controvoglia oppure che si parta prevenuti perché tanto me l'hanno chiesto ma io non ero d'accordo. È un po' quello che è accaduto all'inizio con questi auricolari True Wireless che vediamo oggi. Mi sono state proposte e seppur riluttante per via di un marchio che non avevo mai sentito, ho infine accettato ma prevenuto perché tanto ho pensato sarà una cinesata. Invece scopriamole insieme perché ci sono alcuni aspetti interessanti, altri meno e anche alcune sorprese. Sto parlando delle O4UI, che nome, sì Pro, delle True Wireless in-ear a bastoncino con, udite udite, Bluetooth 5.4, un driver dinamico da 10 mm e ANC. Sono disponibili in tre colori, nero, bianco e oro. A me hanno inviato la colorazione nera più classica, quindi vediamo che cosa troviamo in confezione. Dunque nella confezione troviamo la custodia con gli auricolari all'interno e che vedremo nel dettaglio a breve, il manuale utente e il foglietto della garanzia. Abbiamo poi due ulteriori coppie di gommini taglia S ed L, la taglia M come sempre è già installata, e un cavetto USB-A USB-C di circa 20 cm di colore nero. La custodia è di dimensioni piuttosto compatte, misura infatti 5,5 x 4,5 x 2,5 cm ed è composta totalmente di materiale plastico lucido. Anche questo modello, come le Soundpeats che più volte abbiamo visto qui sul canale, ha una sottile striscia che corre lungo tutto il perimetro e si raccorda in prossimità della cerniera posteriore. Sul coperchio è poi presente il logo O4UI, mentre sulla parte frontale un bel LED verde che lampeggia per segnalare i diversi stati, mentre nella parte posteriore c'è la porta USB-C per la ricarica. La custodia pesa 42 grammi e non è dotata di ricarica wireless, ma ha il sensore di effetto Hall, pertanto gli auricolari si connetteranno automaticamente pochi istanti dopo aver aperto lo sportellino. Da questo punto di vista, la prima sorpresa, la connessione è rapidissima, non si fa in tempo ad aprire la custodia che sono già connessi. Se la costruzione generale è buona e, come abbiamo visto, la custodia ha dimensioni contenute, non si può dire altrettanto per la cerniera che non è adeguata al peso dello sportellino. Difatti, se faccio questo movimento potete vedere come la cerniera non oppone alcuna resistenza, risultando molle, flaccida. Per il resto diciamo che i materiali in generale non trasmettono una sensazione di alta qualità, ma è pur sempre una cinesata, se mi passate il termine. Ma penso che non sia nemmeno uno degli aspetti su cui l'azienda punta, e lo capiremo ancora meglio più tardi. Inoltre, come è semplice capire da queste immagini, basta tenerle un po' in mano per riempirle di impronte. Insomma, una scelta non proprio felice questa, mentre all'interno le plastiche sono per lo più opache, tranne gli spazi inferiori e superiori degli auricolari che invece sono lucidi. L'estrazione è ad ogni modo semplice perché lo spazio a disposizione è sufficiente, mentre non posso dire altrettanto per l'inserimento, che per via della forma dell'auricolare alcune volte può risultare difficoltoso o perlomeno bisogna prestare maggiore attenzione. Vi segnalo che non hanno il pulsante per l'accoppiamento, quindi se volete cambiare dispositivo dovete prima scollegarle, così entreranno in modalità accoppiamento per poi collegarle al nuovo dispositivo. L'auricolare è di tipo in-ear a bastoncino lungo ed è totalmente opaco. Dovreste ormai sapere come io preferisca questa soluzione ad altre lucide che poi trattengono le impronte e fanno sembrare gli auricolari sempre sporchi. In questo caso non c'è molto da dire, se non che l'area touch ha una dimensione sufficiente per poter essere facilmente individuabile, che su tutto il bastoncino corre questa sottile linea lucida che dà un po' di vivacità ad un design altrimenti piatto, e che infine la capsula non ha la consueta forma a goccia ma a tamburo e che lo spazio a disposizione per l'orecchio è generoso. Se rimuoviamo il gommino, che ha una forma d'ombrellino, notiamo che seppure più incassata del solito è comunque presente una retina metallica a protezione. La particolare conformazione e dimensione della capsula vedremo a breve che cosa significa in termini di comfort. Ogni auricolare ha 3 microfoni, ricordo che per avere l'ANC 3 sono i microfoni da implementare per la soppressione dei rumori. Questi 3 microfoni sono posizionati in questo modo. Il primo nella parte interna della capsula, in prossimità di questo puntino, che spero si riesca a notare, il secondo nella parte alta del bastoncino,
poco sopra l'area touch, e il terzo al fondo del bastoncino. Nella parte terminale della sottile striscia lucida è poi posto un LED che si illumina di rosso appena apriamo la custodia e di bianco appena la connessione viene stabilita. Non hanno il sensore di prossimità, quindi l'audio non si ferma quando ne estraiamo uno e non riprende quando le indossiamo. Ora che abbiamo capito come sono fatti, andiamo a vedere insieme come si indossano. Gli auricolari pesano poco più di 4 grammi, così da risultare leggeri. Questa leggerezza e l'ampio spazio tra la capsula e il bastoncino che abbiamo visto prima si traduce in una ottima comodità e comfort anche per lunghe sessioni di ascolto. Questi auricolari infatti possono essere tenuti indosso per diverse ore senza accusare fastidi o fatica di alcun genere. Essendo in-ear spingono un po' dentro il condotto, quindi solo dopo tante e tante ore si avvertirà per forza un minore livello di comfort, ma nulla di particolarmente grave. Quando le inseriamo nell'orecchio vanno da sole in posizione e la capsula tonda e non ovale aumenta le probabilità di trovare subito la posizione giusta, anche se qualche micro movimento si rende comunque necessario. Come tutte le in-ear, anche queste C Pro occludono il canale auricolare, ma non sono particolarmente invasive. Se attiviamo la NC, il senso di isolamento aumenta un po', ma questo non vi impedisce di capire che cosa sta accadendo intorno a voi. Ho notato anche che quando diamo un tocco il senso di occlusione non aumenta granché, questo perché l'area a disposizione è posizionata bene ed è sensibile quanto basta per recepire subito i comandi. Nota dolente di questi brand poco conosciuti è che spesso non sviluppano applicazioni per la gestione degli auricolari. O4U non fa eccezione in questo, infatti ora scopriamo come sono implementati i comandi touch. Nella configurazione scelta dal produttore e che non possiamo modificare abbiamo queste opzioni. Con il tocco singolo su entrambi gli auricolari abilitiamo il play pausa, con il rischio di avviare o fermare la riproduzione musicale a causa di tocchi involontari. Con il doppio tocco sul destro andiamo alla traccia successiva, mentre sul sinistro a quella precedente. Con il triplo tocco sul destro attiviamo l'assistente vocale, mentre sul sinistro abilitiamo la modalità gioco a più bassa latenza. Infine, sia dall'auricolare destro che dal sinistro, con il tocco prolungato possiamo attivare l'ANC, la modalità trasparenza o la modalità standard che viene indicata come Music Mode. È ormai chiaro che non abbiamo a disposizione un'app per la modifica dei comandi, ma c'è la voce guida in inglese che ci informa di alcuni comandi, mentre per altri c'è un semplice beep che ci fa capire quanti tocchi stiamo dando. Il comparto sonoro è forse quello che spicca di più, come qualità generale, diciamo, di queste C Pro. Strano a dirsi, infatti questo modello implementa il codec LDAC oltre ai più consueti AAC e SBC e proprio grazie a quest'ultimo codec abbinato al driver dinamico da 10 mm le prestazioni sono davvero di buon livello. Il driver suona bene qualsiasi tipo di musica, non predilige i bassi o i medi rispetto agli alti e risulta tutto sommato ben bilanciato e in grado, come dicevo prima, di dare buone soddisfazioni. Come dicevo in apertura, ero partito piuttosto prevenuto verso questo modello, non fatico ad ammetterlo, e seppur con alcune mancanze, ma considerando il costo di cui vi dirò più tardi, ecco, almeno dal punto di vista della qualità audio, mi hanno fatto ricredere. Non c'è un effetto wow, intendiamoci, e nemmeno possono rivaleggiare con prodotti di brand più conosciuti, però possono dire la loro ed hanno un senso di stare sul mercato. È davvero un peccato non poterle equalizzare. Infine una nota circa il volume, che è impostato bene, e a volume massimo suonano forte con qualche distorsione, tanto da essere sopportabili per poco tempo. Se le avete a vostra disposizione e volete capire meglio come suonano, una volta indossata, vi consiglio l'ascolto di I Am Mine dei Pearl Jam. Rimarrete piacevolmente sorpresi di come cuffie di fascia bassa come queste possano suonare molto bene e dare ottime prestazioni. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Ascoltiamo ora la resa dei microfoni in due condizioni comuni per la maggior parte di noi. Indossate le cuffie se le avete a portata di mano. Prova di registrazione audio in ambiente domestico. Prova di registrazione audio in condizioni di traffico sostenuto. Prova di registrazione audio in condizioni di traffico sostenuto e ANC attivo.
Se le prove in ambiente domestico e in condizioni di traffico senza la soppressione del rumore sono buone, non si può dire altrettanto delle prestazioni con ANC attivo. In quest'ultimo caso, infatti, vediamo come l'onda sonora risulti livellata male e la maggior parte dei rumori, anche quelli più bassi, vengano fatti passare. Il risultato è che anche la voce viene in parte coperta e si fa fatica a capire bene chi sta parlando. O4UI dichiara 10 ore di ascolto continuo e dai miei test, condotti come sempre con il volume all'80% e il codec AC, risulta una durata massima di poco inferiore alle 10 ore. Considerate che in questa modalità perdono il 10% ogni 55-60 minuti circa. Il test è stato chiaramente condotto senza ANC attivo, anche perché, come avete avuto modo di ascoltare poco fa, è quasi inutile se non controproducente per la qualità del parlato e per l'impatto sulla durata della batteria. La batteria è inclusa nella custodia di 400 mAh e offre ulteriori 3 ricariche per un totale di circa 40 ore, così da soddisfare la necessità di quasi 2 giorni pieni. Purtroppo non sono dotate di ricarica wireless, ma per fortuna hanno quella rapida parziale che con 10 minuti di ricarica garantisce fino a 2 ore di riproduzione. Anche sotto questo aspetto, quindi, mi hanno sorpreso e convincono. Queste C Pro hanno altri difetti, ma la durata della batteria non è uno di questi. Anzi, fanno meglio di tanti altri brand. Veniamo quindi alle conclusioni, mentre vi mostro, come di consueto, un riepilogo delle caratteristiche generali e la mia personalissima pagella. Cosa vi avevo anticipato all'inizio di questo video? Sono partito prevenuto nei confronti di queste C Pro, ma per alcuni aspetti mi hanno fatto ricredere, mentre per altri i miei sospetti sono stati confermati. Hanno una dotazione di accessori completa, che in altri prodotti più blasonati a volte nemmeno si trova, hanno una batteria che dura tanto e un driver da 10 mm che, in combinata con il codec LDAC, è in grado di offrire buone prestazioni ed è a tratti sorprendente. Infine implementano il Bluetooth 5.4, che al momento è raro da trovare in altri prodotti. Però, se da un certo punto di vista ci fanno dire che non sono male, dall'altro ci sono delle mancanze piuttosto evidenti, su tutte l'applicazione che non c'è né per iOS né tantomeno per Android, e la NFC che, come abbiamo sentito, forse era meglio non implementare. Per quanto riguarda il design, infine, sono un po' old style, nel senso che il bastoncino lungo è quasi diventato anacronistico di questi tempi, ma è vero che costano poco, circa 20 euro, e offrono altrettanto. Per cui, se non vi interessa un design ricercato e le mancanze che vi ho descritto non vi preoccupano, ecco, vi lascio il link per l'acquisto in descrizione. Personalmente le mie attenzioni vanno verso altri prodotti, ma se per esempio stavate pensando di acquistare cuffie da 5-10 euro con prestazioni terrificanti, ecco, forse è meglio andare su queste, che almeno dal punto di vista sonoro sono di un altro livello, pur considerando le mancanze di cui sopra. Bene, anche per questa settimana è tutto e spero si sia capito da questa recensione che è una scelta consapevole e quanto mai necessaria, altrimenti si corre il serio rischio di spendere poco, è vero, ma non essere alla fine soddisfatti quando con pochi euro in più si possono acquistare auricolari che offrono una qualità migliore e un'esperienza più appagante. Questo esemplare non lo troverete sul canale Telegram, ma se proprio qualcuno si fosse follemente innamorato di queste C Pro, mi contatti e vedremo di accordarci per un prezzo simbolico. Se volete vedere altri video come questo e rimanere aggiornati sulle novità, l'invito è sempre il solito: mettete un like e iscrivetevi per non perdervi nessuna delle altre recensioni che sto preparando per voi. Nel prossimo video vedremo un prodotto Beats rilasciato da pochissimo e che sono sicuro interesserà molti di voi, per cui attivate le notifiche per rimanere sempre aggiornati. Alla prossima!